milione di miliardi di volte. Questa è la forza invisibile che sta per strappare via ogni singolo elettrone dal tuo corpo. Non c'è fuoco, non c'è impatto, solo un'oscurità luminosa che piega le regole stesse della realtà. In questo istante stiamo fluttuando nello spazio profondo, lontani da tutto ciò che conosci. Davanti a te non c'è un buco nero, non c'è una galassia. C'è qualcosa di infinitamente più strano. E tra 15 minuti esatti capirai perché la forma del tuo corpo è solo un'illusione temporanea. Quello che stai guardando è il cadavere di un gigante. Quando una stella massiccia muore, non scompare sempre nel nulla. A volte il suo nucleo collassa su se stesso. Immagina di prendere l'intera flotta di navi cargo del pianeta Terra e schiacciarle fino a farle diventare grandi come un atomo, oppure di schiacciare l'intera catena dell'Everest in un granello di sabbia. Questa è la densità di una stella di neutroni. Ma la Magnetar è un'anomalia nell'anomalia. È una stella di neutroni che ha conservato e moltiplicato il suo campo magnetico, fino a livelli che la mente umana non è programmata per concepire. È piccola, è invisibile, è più letale di un'esplosione nucleare. E noi ci stiamo dirigendo dritti verso la sua superficie. Ma aspetta, cos'è esattamente un campo magnetico? Pensa alla calamita che hai sul frigorifero. Crea un campo debole, invisibile, capace di sollevare un pezzo di metallo di pochi grammi contro la gravità terrestre. Ora, immagina che quelle linee invisibili di forza diventino solide, diventino cavi d'acciaio spessi chilometri. Attorno a una Magnetar, il campo magnetico è così denso che lo spazio vuoto smette di essere vuoto. Il campo magnetico stesso ha un peso. È un solido fluido, una presenza distruttiva che intrappola la luce e la materia. Se tu potessi lanciare un pugno di plasma qui, non andrebbe dritto. Verrebbe catturato da questi binari fantasma e scagliato verso i poli a una frazione della velocità della luce. Siamo a 300.000 chilometri di distanza, praticamente la distanza tra la Terra e la Luna. A questa lontananza, un buco nero della stessa massa sarebbe innocuo. Potresti orbitargli attorno in totale sicurezza. Ma la Magnetar non perdona. A 300.000 chilometri il suo campo magnetico è circa 10-70 volte più potente di quello terrestre, a seconda della Magnetar, non centinaia. Se tu avessi una carta di credito in tasca, la sua banda magnetica verrebbe cancellata istantaneamente. I dati sul tuo telefono diventerebbero rumore bianco. Ma questo è solo un fastidio tecnologico. Quello che succede dopo è il punto in cui la biologia smette di funzionare. Perché il vero pericolo non è fuori di te, è dentro. E tra poco vedrai perché l'acqua del tuo corpo sta per diventare il tuo peggior nemico. 100.000 chilometri. Il confine si restringe. Questo è uno scenario, ovviamente, ma le leggi della fisica che lo governano sono reali e assolute. A questa distanza, l'intero sistema nervoso umano entra in crisi. Pensa al tuo cervello come alla rete stradale di una metropoli, con miliardi di semafori che si accendono e spengono per far scorrere i segnali elettrici. Ora, immagina che un impulso elettromagnetico gigantesco blocchi tutti i semafori sul verde. I tuoi neuroni comunicano tramite deboli correnti elettriche. Il campo della Magnetar è così potente che induce nuove correnti dentro di te. Segnali caotici, incontrollabili. Vedresti lampi di luce accecante anche a occhi chiusi. Sentiresti suoni inesistenti. L'ordine caotico della mente si sgretola. Fermati un attimo. Pensa al bicchiere d'acqua che hai bevuto oggi. Sei fatto per oltre il 60% di acqua e le d'acqua sono diamagnetiche. Cosa significa? Significa che creano un piccolissimo campo magnetico opposto a quello che viene loro applicato. È come se cercassero di spinger via la calamita. Sulla Terra questo effetto è così debole che non te ne accorgi mai. Ma qui, a 100.000 chilometri, l'effetto diamagnetico dell'acqua è totalmente impercettibile. Per sentire una forza di repulsione
o levitazione diamagnetica, occorrerebbe un campo di circa 16 Tesla che sì, strappandoti dall'interno. E ora scendiamo a 10.000 km. L'intensità del campo cresce secondo la legge dell'inverso del cubo. 1/3. Forte, più forte, devastante. A questo punto il ferro nel tuo sangue diventa un'arma. Abbiamo sempre creduto che il ferro nel nostro corpo non fosse magnetico come un chiodo. Ed è vero, è legato all'emoglobina. Ma a questa distanza, quelle regole non valgono più niente. La magnetar non chiede il permesso. Il campo magnetico agisce sull'acqua stessa di cui è fatto il tuo sangue. L'effetto diamagnetico respinge i fluidi, mentre la chimica dei legami si distorce, i di microscopici aghi che improvvisamente si girano tutti nella stessa direzione dentro le tue vene. Il flusso sanguigno si ferma. La circolazione diventa impossibile. Ma qui c'è un dettaglio che non torna. Non c'è un impatto. Nessuno ti sta toccando. Non stai bruciando. La magnetar potrebbe essere relativamente fredda sulla sua superficie, invisibile ai tuoi occhi. Eppure, il tuo corpo si sta distruggendo. Questo è il terrore del magnetismo estremo. Ignora completamente la materia solida. Se tu fossi dentro l'astronave più corazzata dell'universo, con scudi di titanio spessi 100 metri, non farebbe alcuna differenza. Il campo magnetico attraversa il titanio come se fosse aria. La prigione più sicura diventa una bara trasparente. È un'esecuzione silenziosa, operata da una forza che non puoi né vedere né arginare. E siamo ancora troppo lontani dal vero orrore. Se sei ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. Voleva spingersi oltre il limite del confortevole. Questo è il tipo di viaggio che facciamo qui. Nessuna scorciatoia, nessuna consolazione. Solo la brutale, meravigliosa realtà dell'universo. Ma quello che hai visto finora è fisica su scala umana. È la biologia che cede. Ora stiamo per oltrepassare il confine dove la realtà stessa smette di comportarsi come tale. Preparati, perché stiamo scendendo a 1.000 chilometri, l'orbita della distruzione totale. 1.000 chilometri. Se guardi dal finestrino, la magnetar riempie il cielo. È qui che avviene il miracolo oscuro. È qui che tutto quello che ti definisce scompare. Pensa a come sei fatto. Ossa, pelle, muscoli. Tutto questo esiste perché gli atomi si legano tra loro creando tridimensionali. Il carbonio è là, l'idrogeno. Si incastrano come mattoncini Lego perfetti. E perché si incastrano? Perché gli elettroni orbitano attorno al nucleo in gusci sferici. Una nuvola perfetta. Ma c'è un problema enorme. A 1.000 chilometri da una magnetar, la forza magnetica diventa superiore alla forza elettromagnetica che tiene uniti gli atomi. Cosa significa questo? Significa che l'atomo dimentica la sua forma. La forza del campo magnetico afferra gli elettroni e li schiaccia. Le orbite sferiche, le nuvole meravigliose che creano la chimica della vita, vengono schiacciate violentemente lungo le linee del campo magnetico. L'atomo non è più una sfera, diventa un cilindro, un ago microscopico, sottile, più sottile, infinitamente lungo. Immagina di prendere una palla da basket e tirarla fino a farla diventare un filo interdentale. Questo sta accadendo a ogni singolo atomo del tuo corpo, simultaneamente. Se gli atomi diventano aghi, i mattoncini Lego, non si incastrano più. La chimica su cui si basa la vita, i polimeri complessi, il DNA, tutto questo si disintegra. Non per il calore, ma per un'incompatibilità geometrica. Le si spezzano. I legami si rompono silenziosamente. Il tuo corpo non esplode, si smaterializza. Ti trasformi in una nuvola di aghi atomici unidimensionali, allineati perfettamente con le linee del campo magnetico. Una pioggia matrix di materia umana tirata inesauribilmente verso la superficie della stella. Sei diventato un gas esotico, la vita che eri, la memoria che avevi, tutto cancellato da una semplice riorganizzazione geometrica. E c'è una cosa ancora più inquietante. Questo campo estremo non distrugge solo la materia ordinaria, distrugge il vuoto stesso. Sulla Terra
pensiamo al vuoto come al nulla assoluto. Ma la fisica quantistica ci insegna che il vuoto ribolle di particelle virtuali, coppie di materia e antimateria che nascono e muoiono in un istante. Vicino alla magnetar, il campo è così follemente energetico che strappa queste particelle virtuali dal nulla prima che possano scomparire. Il vuoto quantistico inizia a brillare. La luce stessa, i fotoni, si dividono, si fondono, si comportano come materia. È la rottura definitiva delle regole. Il nulla diventa qualcosa. Quello che resta di te, o meglio, i polimeri atomici che un tempo erano te, sta precipitando a una velocità inimmaginabile. La gravità della stella di neutroni, combinata con l'attrazione magnetica, ti sta accelerando a frazioni significative della velocità della luce. L'impatto con la superficie è imminente. Ma come appare una superficie che esiste sotto queste condizioni impossibili? Non è gas, non è roccia. La crosta di una magnetar è la struttura solida più dura e densa dell'intero universo. E sta per insegnarci l'ultima, terrificante lezione. Siamo arrivati. La superficie della magnetar è liscia, perfettamente levigata. Un reticolo cristallino di nuclei di ferro schiacciati l'uno contro l'altro senza pietà. 1 centimetro cubo di questa crosta pesa 100 milioni di tonnellate. Se provassi a posarci sopra un Everest, verrebbe spalmato in uno strato dello spessore di pochi atomi, circa degli 10, 11 all'arco metri. Qui, gli aghi atomici di cui sei composto si schiantano e si fondono istantaneamente con la crosta. Rilasci in un attimo un'energia pari a oltre 15.000 bombe di Hiroshima. Ma per la stella non sei nulla, sei solo un sussurro in una tempesta cosmica, perché la crosta della magnetar nasconde il fenomeno più violento che conosciamo. Il campo magnetico non è stabile, si contorce, lotta contro la rotazione della stella. Questa tensione immensa si accumula nella crosta solida, fino a quando, inevitabilmente, la crosta si spezza. Sulla Terra lo chiamiamo terremoto. Qui è uno starquake, un sisma stellare. Quando la crosta si frattura anche solo di 1 micrometro, rilascia in 1/10 di secondo più energia di quanta il nostro Sole ne produrrà in 100.000 anni. L'esplosione squarcia il tessuto stesso dello spazio-tempo. Un'onda di raggi gamma letale spara attraverso la galassia, capace di sterilizzare pianeti a migliaia di anni luce di distanza. Questo è il colore del magnetismo. Questa è la furia di una stella morta. Guarda questo caos. Guarda l'energia pura che scardina l'universo. Eppure, da qualche parte, a incalcolabili distanze, quell'energia viaggia nel buio. Viaggia per eoni, attenuandosi, fino a colpire forse l'atmosfera di un piccolo pianeta azzurro, creando un'aurora boreale che qualcuno, guardando in su, chiamerà meravigliosa. La fisica non ha morale, non ha pietà. È solo un infinito ciclo di trasformazione. La magnetar smaterializza la materia, ma distribuisce la sua eredità nel cosmo. Tutto ciò che è distrutto qui diventa la base per qualcos'altro, altrove. Il viaggio finisce, ma l'onda continua. La maggior parte degli atomi del tuo corpo, tranne l'idrogeno, è stata forgiata nelle stelle. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra infinite probabilità. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. Sei fatto di cosmo. E questa era la fine della materia. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. Qui dentro, l'universo ha forze che aspettano solo di farti dimenticare ciò che credevi impossibile. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. Aiutami a portare l'invisibile alla luce